Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa mattonella Granny Cuore, realizzata in un'unica lavorazione con due fili di colori diversi, e quindi voi vi potete sbizzarrire con i colori e creare delle mattonelle con colorazioni diverse, e quindi il cuore di un colore e il resto di un altro. Per me l'ideale da creare con queste mattonelle, oltre vestiario, borse e quant'altro, anche copertine. Infatti questa la realizzerò in lana, quindi è un pochino leggermente più grande rispetto alle mattonelle classiche. Sicuramente se la realizzerete in cotone verrà leggermente più piccola, però comunque sempre misura classica di mattonella Granny. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò di anticipare con dei post e delle storie i video che porterò qui sul canale, e avremo modo di interagire, anche perché fra commenti mi inviate le vostre foto. Io comunque inserirò i lavori fatti anche su commissione, e quindi sarà un ottimo modo per comunicare. Detto questo, andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questo tipo di lana, che è Cervinia Concadoro rossa, in quanto faremo il cuore all'interno rosso e l'esterno lo faremo infatti bianco, sempre con lo stesso tipo di lana. Lavoreremo il tutto con uncinetto numero 3 e poi avremo bisogno un paio di forbici. Prendiamo la lana rossa, facciamo un cerchietto, un cerchio magico, inseriamo l'uncinetto e ci tiriamo il filo all'interno. Qui facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo 2 maglie alte, quindi le 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta. Due catenelle, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e facciamo l'ultimo gruppetto di maglie alte, quindi lavoriamo le nostre 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, tiriamo la codina iniziale e abbiamo infatti formato il nostro quadratino. Rientriamo nella lavorazione e ci chiudiamo nella terza catenella che abbiamo fatto all'inizio con maglia bassissima. Da qui proseguiamo, da questa posizione facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e ci inseriamo direttamente nel primo angolo e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2
catenelle e 3 maglie alte nello stesso foro. 2 e 3. Filo sull'uncinetto, andiamo nell'angolo successivo e ripetiamo quello che abbiamo appena fatto. Facciamo 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questa lavorazione la dobbiamo ripetere in tutti gli angoli. Filo sull'uncinetto, entriamo direttamente, mi raccomando non fate catenelle di separazione fra i gruppetti di maglie alte, quindi dobbiamo fare direttamente la lavorazione negli angoli. Quindi ripetiamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte nell'angolo successivo. E ora lavoriamo l'ultimo angolo che è qui. Ripetiamo e facciamo sempre le nostre 3 maglie alte, 2 catenelle, entriamo sempre nello stesso foro e ci facciamo 2 maglie alte, perché abbiamo iniziato all'inizio con le 3 maglie alte, 3 catenelle che iniziavano da qui, ed è la nostra terza maglia alta. Quindi entriamo per chiudere, lasciamo il filo in sospeso e ci prendiamo il bianco. Inseriamo il colore bianco nella chiusura, quindi chiudiamo con maglia bassissima. Il colore rosso ce lo portiamo qui, quindi ce lo portiamo dietro, e la codina del bianco. Qui facciamo 3 catenelle, entriamo nel foro e facciamo 2 maglie alte. Quindi le 3 catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta, quindi abbiamo fatto un gruppetto di 3. Nel frattempo ci siamo lavorati il filato rosso. La codina la lasciamo perché l'abbiamo portata per un pezzettino, filo allora ci ritroviamo a questo punto e dobbiamo lavorare l'angolo della colorazione rossa. Quindi prima che chiudiamo, quindi qui proprio nell'ultimo punto del bianco, mettiamo il bianco nella parte davanti, riprendiamo il rosso e ci chiudiamo con il rosso. Entriamo nel primo angolo e facciamo sempre 3 maglie alte. Mi raccomando, il filo bianco ce lo dobbiamo lavorare, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle perché dobbiamo fare appunto l'angolo e 3 maglie alte nello stesso foro. Due e 3. Come vedete il bianco ce l'abbiamo qui dietro. Continuiamo la lavorazione
Nello spazio facciamo 3 maglie alte sempre col rosso, portandoci sempre dietro il filo bianco. 1, 2 e 3. Prima di chiudere le ultime 2 asoline del rosso dobbiamo inserire il bianco, perché questo angolo lo andremo a lavorare bianco. Quindi questo è il filo della nostra lavorazione, lo portiamo avanti, ci prendiamo il bianco così e ci chiudiamo direttamente col bianco. Il filo rosso ce lo portiamo dietro e continuiamo la nostra lavorazione. Entriamo direttamente nel primo angolo con il filato bianco, quindi facciamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, due catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prima di chiudere le ultime 2 asoline dobbiamo rifare la stessa cosa, perché lo spazio fra i 2 angoli lo dobbiamo lavorare rosso. Quindi portiamo avanti il filo bianco, ci prendiamo il rosso e chiudiamo col rosso. Entriamo direttamente con il rosso e facciamo 3 maglie alte nello spazio centrale, così. Prima di chiudere le 3 maglie alte cambiamo nuovamente colore, perché l'altro angolo ce lo dobbiamo lavorare sempre col bianco, quindi chiudiamo col bianco, il rosso ce lo portiamo dietro e lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Per l'angolo lo lavoriamo in bianco, 2 catenelle e 3 maglie alte. Qui sempre arrivati all'ultima maglia, alle ultime 2 asoline, portiamo il filo avanti, ci prendiamo il rosso e chiudiamo direttamente col rosso. E qui facciamo le 3 maglie alte con il rosso, quelle là centrali, 2 e 3. Continuiamo l'angolo con il rosso, quindi ci facciamo le nostre 3 maglie alte, 2, 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. La terza non la chiudiamo, la chiudiamo direttamente col bianco e ci chiudiamo nella terza catenella di inizio con maglia bassissima, sempre col bianco. E qui abbiamo terminato il nostro terzo giro, che già delinea la formazione del cuore. Abbiamo fatto quello centrale col bianco e i 2 angoli di sotto. Ora continuiamo la lavorazione solo col bianco, perché come vedete anche qui ora dobbiamo lavorare con un unico colore. Quindi possiamo anche
tagliare il filo rosso in questo caso, così ci porteremo avanti solo con il bianco. Da questo punto 3 catenelle ed entriamo nel primo spazio che abbiamo a disposizione facendo le 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto e lavoriamo l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Entriamo nello spazio centrale, facciamo 3 maglie alte, 1, 2, mi raccomando non lasciate, non inserite catenelle fra i gruppetti, questo è essenziale perché vi venga una mattonella quadrata, perfettamente quadrata, e continuiamo con 3 maglie alte nello spazio successivo, 1, 2, 3 e ci lavoriamo l'angolo come abbiamo fatto, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi 2, 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2, e 3. Continuiamo con 3 maglie alte, quindi diciamo che da ora in poi è una lavorazione granny normalissima, quindi 3 maglie alte negli spazi, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte negli angoli, quindi continuiamo così fino alla fine. Arrivati qui facciamo l'ultimo punto, quindi entriamo nello spazio dove appunto siamo partiti con 3 catenelle, facciamo le 2 maglie alte e ci chiudiamo nella terza catenella con maglia bassissima e qui abbiamo completato il primo giro. Come vedete già abbiamo creato il cuore. Ora da qui partiamo e facciamo un altro giro di lavorazione come abbiamo fatto finora, quindi ripartiamo qui dallo stesso punto, anzi per venire ancora meglio rientrate nello spazio con una maglia bassissima e lavorate le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entrate nel primo spazio e fate le 3 maglie alte, poi ci lavoriamo l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, gli spazi tutti con 3 maglie alte, di nuovo l'angolo, gli spazi e gli angoli tutti con la stessa lavorazione e ci vedremo alla fine. Quindi dobbiamo fare un altro giro uguale, negli spazi laterali lavoriamo le 3 maglie alte, negli angoli 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Arrivati qui al primo spazio formato, quindi alle prime 3 catenelle, facciamo le ultime 2 maglie alte e ci chiudiamo con maglia bassissima nella terza
catenella iniziale e abbiamo terminato così la nostra mattonellina. Guardate che bellina, è veramente ideale per formare anche delle copertine, anche delle borse fatte anche col cordino, con il cotone. Vi potete un pochino sbizzarrire su quello che dovete creare, anche dei cofanetti e quindi un impreziosimento in più, dei cestini e quindi formarle con le mattonelle. Ci sono varie soluzioni e vari utilizzi di questa mattonella. Tagliamo il filo, lo sigilliamo, diciamo, e poi lo nasconderemo fra le maglie. Lo potete fare pure semplicemente solo con l'uncinetto, lo fate passare nelle maglie, dopodiché lo taglierete. Eliminate i fili in eccesso, che sono tutti lavorati, quindi non c'è bisogno di passarli in fra le maglie, e quello centrale. E qui abbiamo la nostra mattonella bianca con il cuore rosso, mattonella rossa con il cuore bianco, quindi potete fare anche un'alternanza di colori. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.